Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere un po', il titolo del video è Parliamo di te, dove stai veramente e dove stai andando. Così andiamo a vedere se dobbiamo raddrizzare il tiro a qualcuno per andare dritto agli obiettivi e al focus inerenti al proprio progetto d'anima, ok? Allora, parliamo di te, dove stai andando, cosa ti sta arrivando, cosa stai attraendo e come adempiere al meglio, al massimo del tuo bene superiore. Ok, allora abbiamo la stella gialla, la stella arancione e la stella verde. E partiamo dalla stella gialla. Mettiamo qua, si vede? Sì. Allora, ragazze mie e ragazzi miei, andiamo a vedere dove stai. Parliamo di te, parliamo un po' di te. Dove stai andando, cosa stai attirando. Vediamo un po'. Allora, ragazze mie, connettetevi sempre al vostro Santissimo Angelo Custode in modo tale che possiate avere le informazioni funzionali al vostro progetto d'anima. Chiedo supporto dunque ai maestri ascesi e ai 72 angeli affinché mi diano le informazioni per le mie ragazze e i miei ragazzi della stella gialla, per favore. Allora, dove stai? Dove stai andando? Ah! Beh, stai per realizzare qualcosa di potente, te lo dico, eh? Qua abbiamo la carta numero 1, divino maschile in atto, azione nel mondo. Cioè, dove stai tu adesso? Adesso hai il potere delle mani, guarda. O che tu te ne renda conto, o che tu non te ne stai rendendo conto, è bene che tu te ne renda conto. Cioè, noi facciamo gli interattivi proprio per renderci coscienti di quello che effettivamente non riusciamo magari a vedere, oppure vediamo e abbiamo bisogno di una conferma. In questo caso ti dico che tu stai esattamente dove devi essere, hai il potere nelle mani, potere di manifestare, potere di creare, magari molti di voi hanno anche a che fare con la pranoterapia o hanno proprio un potere di plasmare la realtà come secondo i dettami della propria anima. Avete un grande potere di manifestazione in questo momento, te lo dico perché questa carta è proprio fuoco, è proprio molto potente. Quindi questo significa anche che tu stai attirando a te esattamente quello che vuoi. Qualsiasi sia la circostanza, ok? Le carte ci servono proprio a sapere e a comprendere quello che si cela nell'etere, che poi si manifesta nella realtà 3D perché la realtà 3D è più densa, di conseguenza ci vuole più tempo di manifestazione, ma ci vuole il progetto che è nell'etere per poi manifestarsi, ok? E tu ce l'hai già, ma già lo vedi questo, quindi tu stai nella realizzazione dei tuoi sogni, di qualcosa a cui tieni tantissimo. Stai proprio qua. Forte sta carta, forte questa carta, ma io ti vado a mettere. Allora, vediamo, fammi capire. Allora, vediamo. Anzi, guarda, ti voglio mettere questa che sta molto forte questa carta qui, eh. Vediamo. Fatemi capire questa manifestazione ancora. Ragazzi, scusate, mi si era spenta la telecamera senza alcun motivo. Vedete quanta apprensione ogni volta che dico si spegne, stai riprendendo. Allora, andiamo a vedere questa carta potente. Quindi già mi dice questa carta che tu stai in un momento di grande manifestazione. Andiamo a vedere come possiamo indirizzare il tiro, se correggere, se ci sono delle cose da sapere, ci saranno sicuramente. Adesso andiamo a vedere per i miei ragazzi della stella gialla, questo yang, stai proprio per manifestare il potere nelle mani, potere nelle mani. Andiamo. Allora, vediamo. Essere ordinari, il coraggio. Ragazze, qua state prendendo il coraggio per manifestare qualcosa di straordinario che ha a che fare col vostro benessere, con la vostra stabilità, salute psicofisica, amore, qualsiasi cosa. Ragazze, è richiesto coraggio. Qua tu sei una sorta di fiore che nasce in mezzo alle rocce e qua già mi viene da dire che tu sei unica.
Qua sei unica, le persone ti vedono risplendere proprio perché sei un essere meraviglioso che è in grado di rinascere in qualsiasi circostanza, e tu sei un esempio per gli altri che ti sono intorno a te, hai un grande potere persuasivo, di grande coraggio, infondi il coraggio nelle persone. E quindi che cosa ti sta dicendo adesso questa stesa? Dove stai? Stai in un momento in cui, da che hai pensato, ti sei dedicata a qualcosa di importante, o comunque sia, essere ordinari, no? Che è un 8 di denari, hai lavorato su qualcosa, su di te, o su un progetto, su qualcosa, o su una persona attraverso la quale sei riuscita a migliorare te stessa. Qua ti viene chiesto in questo esatto momento il coraggio di essere veramente il potere che hai riscoperto di avere grazie al tuo lavoro interiore. Perché qua abbiamo 10 denari, noi siamo il mondo. Cioè qua ti è richiesto il coraggio per sentire la connessione con tutte le persone coinvolte nella tua storia di vita, con tutti gli esseri viventi, con tutto uno. Cioè ti è richiesto il coraggio di sentire il tuo potere. Quando senti il tuo potere senti la connessione con tutto e tutti, le persone in genere, tutte le persone coinvolte nella tua vita, ragazzi miei. Ok, quindi dove stai e dove stai andando? Già qua ci dice che tu stai per manifestare un coraggio straordinario, per manifestare il tuo intento, il desiderio, se c'è qualcosa su cui hai lavorato in particolare. Può essere un lavoro, un'impresa, una ditta, un amore, ripeto, qualsiasi cosa che a te interessa in questo momento. Hai il divino maschile, l'azione nel mondo, che concorre con un coraggio inaudito nel creare qualcosa di straordinario a beneficio per tutto il pianeta, per tutto il collettivo. Caspita, ragazze mie, tu stai riprendendo, no? Sì. Guarda, ragazze, è già una stesa meravigliosa, proprio una stesa meravigliosa. Quindi dove stai? Stai bene. Stai andando bene. Coraggio qua, serve un coraggio qui. Adesso voglio metterti, facciamo una celtica con queste. Anzi no, lo facciamo con queste. Anzi, tu sai perché io poi canalizzo. Io ti metto prima il chakra, voglio vedere a che questo coraggio a che chakra corrisponde. Allora, vediamo a quale chakra corrisponde questo coraggio, così le mie ragazze vanno a lavorare su quel chakra. A che chakra corrisponde questo coraggio? Al chakra del cuore. Carta numero 19, quindi qua la promessa di un amore senza fine. Questa è la luna in gemelli, ragazzi. Questo vuol dire la promessa, the promise of ma guarda, io con l'inglese, unending love, scusami, la promessa di un amore senza fine. Quarto chakra, ragazze, qua c'è l'apertura del quarto chakra, amore incondizionato, sai? Qua c'è l'apertura del quarto chakra. Allora indirizziamo bene cos'è questo quarto chakra, così in tutte le situazioni che abbiamo appena elencato tu andrai a lavorare sul quarto chakra, così che tu possa trovare quel coraggio. Che cos'è il coraggio? Viene dal latino cor cordis, ossia avere cuore, ossia avere il quarto chakra aperto. Qua tu stai andando ad aprire il quarto chakra e devi focalizzare l'attenzione su quel quarto chakra lì. Quindi il quarto chakra, tu stai prendendo. Il quarto chakra che cos'è? Allora, il quarto chakra è il chakra del cuore che elargisce e sancisce empatia, serenità interiore, compassione. Combatte l'egoismo e la rabbia, aumenta la sensibilità verso se stessi e l'altro, amore per il prossimo. Quando il chakra del cuore è bloccato, è come se siamo diffidenti verso il prossimo, non ci fidiamo, temiamo le manifestazioni di affetto, non ci sentiamo degni di ricevere amore, oppure al contrario diamo troppo all'altro per il bisogno di essere amati a tutti i costi. Ok? Ecco, si sta armonizzando questo chakra qui. Quindi tu, cor cordis, avere cuore, prendi il coraggio di manifestare delle azioni conformi a un sentirti unita con tutto, con l'altro da te. Ok? Qua stiamo aprendo il quarto chakra, quindi chakra aperto. Io ti suggerisco o l'avventurina verde o la malachite verde come pietra da tenere nella mano sinistra durante la giornata. E poi, oltre a questo, fai 10 minuti, chiudi gli occhi, fai 3 respiri profondi, cioè prendi l'aria dal naso, la metti nella pancia e espiri dalla bocca.
e poi immagina una luce verde all'altezza del tuo cuore, una luce verde, ok? Stai lì per 10 minuti con questa luce verde, espandi questa luce verde tutto intorno a te, dal cuore la espandi e ti crei un'aura intorno verde, ok? Stai lì 10 minuti, sempre focalizzando l'attenzione su questa luce verde, poi dopo 10 minuti inspira, espira e dolcemente apri gli occhi, ok? Questo per l'apertura del quarto chakra, ok? Adesso, quindi, dove stai andando? Stai benissimo, stai andando proprio a manifestare quello che vuoi, con questo cuore aperto. Ci facciamo una croce celtica, andiamo. Qua se parliamo d'amore, ragazzi miei, la promessa di un amore senza fine, qua tu stai avendo il coraggio di manifestare un amore puro e incondizionato, senza mezzi termini, e finalmente ti lasci la possibilità di avere il coraggio di praticare l'amore incondizionato, ossia entrare in contatto con l'altro senza giudizio e capire che l'altro sei e sei sempre stata tu, e l'altro ti ha messo in luce le tue zone d'ombra più scure, chiunque l'altro sia, anche se parliamo di un figlio, di una figlia, chiunque l'altro sia. Okay? Adesso tu manifesti l'amore puro e incondizionato perché ti senti in contatto col tutto. Qua se parliamo di lavoro, per esempio, ragazze mie, tu avrai il coraggio di manifestare qualcosa con l'apertura del cuore che sia sostenibile per il mondo intero. Questo stai facendo, ok? Allora, per i miei ragazzi della stella gialla, per favore, dove stanno andando? Facciamo una bella croce celtica. Vediamo. Allora, vediamo dove stai. Stai guarendo, c'è la temperanza qui. La sfida è quella, sì, magari qua c'è stato un abbandono emotivo, vediamo qua. Ok, c'è il 5 di coppe, c'è il sole qui, infatti. Sì, sì, sì. Ok. Bellissimo, ragazze mie, guarda, meraviglioso. Allora ti dico già d'amore perché l'amore è meraviglioso. Qua è stupendo, è veramente commovente. Sai perché? Perché tu vai a superare la sfida di un abbandono emotivo che ti è stato inferto. Qua hai il coraggio di sentire la persona, l'altra persona, perché tu hai avuto chiarezza su quello che vuoi, hai tagliato di mezzo anche la parte emotiva che non ti serviva più. Stai portando guarigione e pazienza. Ti dico che sei il fuoco della temperanza dentro, cioè tu, nonostante le circostanze esterne che tu hai potuto subire, un abbandono, dei sensi di colpa connessi in merito, tu stai guarendo tutte le tue ferite, perché qua abbiamo una determinazione, abbiamo una persona che ti arriverà a parlare con determinazione, troverà quel coraggio, ok, per guardare insieme verso un nuovo mondo, per avere un nuovo inizio con te, partendo dalle basi. E qua abbiamo la regina di coppe, ragazze, che sei tu che stai guardando, se sei un uomo è uguale, cioè tu sperimenterai l'amore puro e incondizionato, una persona che viene da te, parlandoti in modo diretto, in modo determinato su quello che è potuto accadere, se parliamo di una persona qui che tu sai chi è, ok? Tu sai chi è. Quindi sull'amore, ragazzi miei, questa è una stesa meravigliosa, tu ti appresti veramente a sperimentare che cos'è l'amore incondizionato. Qua tu hai voglia proprio di celebrare la vita, hai un po' paura di questo perché hai subito un abbandono, e quindi quando subiamo un abbandono a livello proprio di autostima veniamo lesi, no? Nell'autostima, ma è quello stesso abbandono che ci porta a lavorare talmente tanto su noi stessi che capiamo che l'altro è sempre stato una parte di noi e ci ha messo in luce delle ferite che noi dovevamo far venire a galla per poterle trasmutare e diventare la regina di coppe, ossia colei che sa amare, colei che è degna di amore e lo sa, e ha il coraggio di amare in modo incondizionato. È una guerriera della luce la regina di coppe, ok?
Qua mi viene da dire che qua abbiamo una carta evolutiva del 5 di coppe nel subconscio, che è la carta che ti stimola a lavorare dentro di te. Non a caso tu adesso stai con la temperanza e devi superare un abbandono emotivo. Beh, ti dico già che tu hai fatto un lavoro da Dio, tu hai un lavoro grandioso, perché questa persona, stai attirando a te la manifestazione di questa persona che ti viene a esprimere l'amore incondizionato con determinazione. Farà dei piccoli passi, te lo dico, per vedere come stanno le acque e poi tu andrai a manifestare quello che provi, la promessa di un amore senza fine. Quindi ragazze mie, sia che tu la conosca già questa persona, sia che tu abbia subito un abbandono in tempi un po' più remoti e quindi non ci sia sull'amore, tu stai attirando questo, te lo dico. Qua abbiamo il sole, che va proprio a vantaggio di tutte le carte, con razionalità. Quindi se ribaltiamo questa stesa alla persona, qua con lucidità viene a parlarti perché sei la donna che ama. Ok, sia che tu la conosca sia che tu non la conosca, te lo dico. Quindi a che punto stai e stai attirando questo, la manifestazione. Ora, se parliamo di manifestazione qua proprio sotto tutti i punti di vista, perché qua questa stesa la possiamo applicare veramente a tutto, come tutte le stese d'altronde, però qua ci battono veramente su tutto. Ciò vuol dire che tu dove stai? Stai in un momento di purificazione delle tue energie, stai andando a superare delle situazioni da cui ti sei dovuto allontanare pur amandole, quelle situazioni lì, perché stai purificando degli aspetti di te che ti portano a manifestare all'esterno anche delle proposte di lavoro. Guarda che ti dico, perché tu hai il cuore aperto e vai a fare delle cose con grande entusiasmo che parlano di curiosità di nuovi inizi, dove c'è un grande fermento passionale e creativo che ti portano a manifestare un ambiente di lavoro dove tu sei il fulcro centrale, emotivo, di appoggio di chiunque ti ascolti, di chiunque ti sia intorno, ok? E con determinazione andrai a fare questo, perché qua abbiamo un 3 di coppe, tu andrai a lavorare con delle persone che vibrano sulla tua stessa frequenza, magari molti di voi andranno a creare dei progetti olistici, qua lo posso vedere con il 3 di coppe, perché tu hai dovuto abbandonare delle situazioni lavorative e ti è costato molto questa cosa, però quella cosa era voluta da Dio. Perché ti dico questo? Perché tu eri predisposta per altro e la tua anima ti sta portando in direzione laddove devi essere assolutamente in questo momento per aiutare il collettivo, a livello proprio di lavoro. Mamma che stesa ragazzi, è bellissima, grande maestria c'è in questa stesa, grande maestria. Adesso io voglio andare a vedere, datemi una carta per favore aspetta, è uscita da sola però non avevo chiesto su cosa. 4 di bastoni, perseveranza, riuscita a casa, ci può parlare d'amore proprio in questo ragazze. Mi date una carta su questo fante di bastoni delle influenze esterne, il fante di bastoni delle influenze esterne, eccolo, mago, sì ragazzi, non c'è dubbio. Magia, forza, potere. Allora le persone ti vedono come una maga, come grande potenza, te l'ho detto anche qui il potere nelle mani, ti vedono come una maga gli altri e tu sei una persona che attira intorno a sé le persone funzionali ai suoi progetti. Qua se parliamo di lavoro e altre attività, ok? Allora io ti dico invece che in amore qua c'è una persona che arriva anche con un messaggio, sia che tu la conosca sia che tu non la conosca, ti arriva con un messaggio con entusiasmo, con curiosità. E questo messaggio ha a che fare con la magia, con la forza, col potere di questa persona di voler manifestare qualcosa di importante. Da che si sentiva, da che la sua vita era una vita ordinaria, trova il coraggio di manifestare questa cosa. Ok? Ora, andiamoci a mettere. Di cosa mi parla, per favore, questo 8 di coppe? Questo 8 di coppe. L'8 di coppe, per favore. Dei miei ragazzi della stella gialla. Eccola. 9 di coppe. Successo, prosperità, difficoltà superate. Ragazze mie, non mi ha detto di cosa parla l'8 di coppe, mi ha detto il risultato di quello che andrai a fare adesso. Mi ha detto 9 di coppe, no? Ossia, che può essere anche la sfida effettivamente, perché noi quando stiamo male, no? Quando abbiamo un momento di trasmutazione delle emozioni dolorose, abbandono, tristezza, eccetera, quando abbiamo questa tristezza qui e siamo in un momento di temperanza, ossia di guarigione, di far fluire le acque, no? Di rigenerare le acque, è come se ci sentiamo in un momento in cui abbiamo bisogno di
di riposo. Cioè abbiamo bisogno, non riusciamo a fare grandi slanci, ok? Non a caso la sfida da un 8 che abbiamo qui, 8 di coppe, mi va un 9. Stiamo progredendo verso, grazie a questa trasmutazione che stai facendo tu in questo momento dentro te stessa, successo, prosperità, difficoltà superate. Ok? Ok, andiamo a vedere un attimo questo re di spade. Di cosa ci parla questo re di spade? Con determinazione. Abbiamo già visto con quel mago. Ma questo re di spade con determinazione di cosa ci vuole parlare? Cosa vuole spiegare? Eccolo. La temperanza di nuovo vuole spiegare, vuole parlare di un'iniziativa, prudenza negli affari di un'iniziativa. Quindi sia che noi possiamo parlare di lavoro, in questo caso c'è una persona che arriverà con prudenza a parlare di un'iniziativa e con determinazione allo stesso tempo per qualcosa che ti vuole proporre sul piano lavorativo. Se noi parliamo in amore qua, verrà una persona che è guarita, perché tu pure stai a specchio, no? Con questa persona qui. Una persona guarita che vuole con determinazione parlare in modo con prudenza di quello che è potuto accadere nel passato e viene in una veste, come dire, qua c'è una donna che ha una catena spezzata, cioè le catene si sono rotte, cioè si parla con più amorevolezza e con la determinazione ha a che fare con l'amorevolezza, ok? Ancora, mi date una carta per favore su quella 3 di coppe? Una carta per favore con quel 3 di coppe. Una carta, eccola, sono uscite due. Protezione, appoggio influente, ok, l'altra è un 7 di coppe, immaginazione, progetti, riuscita insperata. Ragazzi, qua avrete sul piano lavorativo la protezione di una persona, l'avevamo vista già qua, che vi proporrà qualcosa di importante, forse ha a che fare proprio con qualcosa che state manifestando, ve lo dico, che ha a che fare con l'apertura di cuore vostro. L'apertura di cuore vostro significa che questa persona sente che voi siete una persona empatica, creativa, idealista e piena di arte, piena di creatività, anche se tu non lo sai, questa persona ti vede così, un appoggio influente negli affari, ci sono delle scelte da prendere insieme a queste persone qui, altre persone coinvolte in questa tua impresa o una sola, ok? E qua andrete a visualizzare, a fare dei progetti per cui vi sentirete protette o protetti, ok? Qua se parliamo d'amore, ragazze mie, noi abbiamo una persona che vuole, non vede l'ora di condividere la vita insieme a te, anche una riappacificazione, allo stesso tempo ha paura di questa cosa, forse perché c'è stata la separazione, ma ambisce a questo, ok? Non a caso la vediamo qui come azione con fante di denari, cioè la vediamo proprio come colei o colui che vuole costruire una comunicazione concreta per un nuovo inizio concreto a piccoli passi, con prudenza, ok? Ok. Questo, ragazze mie, è anche la carta consiglio per voi, sulla celtica, cioè aprite questo cuore qua, ok? E apritevi alla comunicazione costruttiva con chiunque abbiate a che fare, ok? Ora vediamo qua, ci mettiamo, mi date una carta su questo re di spade con la temperanza? Sì, c'è una proposta con audacia, questa persona arriverà con audacia, seppur con prudenza, ma anche con audacia, con determinazione a parlare, a chiarire, a proporvi qualcosa, con grande forza, mi arriva da dire. Ok, voglio capire questo fante di bastoni e mago, per favore. Fante di bastoni e mago. Sì, parla di voi. Qua c'è la modestia, anche con... è come se questa persona si rende conto, sia che nel lavoro che nell'amore, ragazze, che voi siete delle persone geniali, ve lo dico già, è come se si sentisse o si sentisse per la prima volta ispirato nel sentirsi, magari non vi aveva giudicato prima come vi giudica adesso, si è ricreduto totalmente questa persona qui, ok? È come se fosse avuto un risveglio spirituale e con della modestia viene da te, ok? Quindi ragazzi miei, dove state andando? Quello che mi viene in tutte le circostanze che abbiamo elencato fino a questo momento è quello che voi dovete aprire questo cuore, ok? L'empatia, cioè che vuol dire empatia? Pathos, viene dal pathos, ossia io sento l'altro perché l'altro è me stessa,
L'altro è me, quando l'altro parla sta parlando una parte di me e grazie all'altro io posso riconoscerla. Quindi apriamo questo cuore in qualsiasi circostanza, anche se parliamo di persone che ci vengono in aiuto nel lavoro o persone che arrivano per parlarci d'amore, manteniamoci aperte. Qua ti viene chiesto il coraggio di mantenerti aperta perché stai manifestando uno dei tuoi più grandi sogni che ti farà sentire in contatto con l'universo, in connessione con tutte le persone coinvolte nella tua storia di vita. Quindi stai andando benissimo, mi raccomando il coraggio di avere comunicazioni costruttive, apertura del quarto chakra, perché stai realizzando qualcosa di fortissimo, ok? Ok, adesso vediamo un po'. Grazie a questo le mie ragazze quale porta aprono? Le mie ragazze quale porta aprono? La porta di casa, ragazze mie. Questo significa che tu aprirai la porta della pace, della serenità, ti godrai il benessere con le persone che ti sono intorno, anche a livello amoroso questa carta è proprio la casa, cioè finalmente si torna a casa, finalmente ti senti a casa o questa persona si sente a casa, ok? È come se un idillio mi arriva da pensare. Qua si faranno grandi progetti, ragazze mie, in armonia, in consonanza con i dettami dell'anima tua e con quella che ti è intorno e delle persone che ti sono intorno, Questa è proprio la carta della casa, grande armonia, equilibrio e realizzazione di progetti insperati, ok? Ok, adesso ti metto qua una carta sull'amore, visto che mi è uscita la mia ragazza, la regina di coppe, una carta sull'amore, per favore, qual è il consiglio sull'amore? Giocosità, ragazze, leggere, leggere, ok? Con leggerezza, prendi il coraggio di aprire il cuore e sentirai il canto degli angeli. Ricordati, gli angeli hanno le ali perché prendono tutto con leggerezza e più serio di un angelo non c'è nessuno. Per riconquistare l'amore, lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. Qua abbiamo due paggi, quindi leggerezza, giocosità, il momento presente, sentirai gli angeli cantare, ok? E mi dice anche questa persona si approccia a te con giocosità, quindi di aprirti a questa cosa, di sentire il sentire dell'altro, magari c'è un po' di imbarazzo, di sentire quell'imbarazzo lì, ma tu lo sentirai perché sei una regina di coppe. E quindi la costruzione si fa piano piano, ok? Ok ragazze mie, io spero di esservi stata utile, una stesa bellissima, grandi, coraggiose le mie maghe e i miei maghi, io vi abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la stella arancione, mettiamo qua, e vediamo dove stai, parliamo di te, dove stai e dove stai andando e vediamo se ci sono delle cose, ci saranno certamente, che vogliono dirci i maestri e i 72 angeli affinché tu possa manifestare il tuo massimo bene superiore. Vediamo dove stai andando, cosa arriva in conformità a quello che stai vibrando. Parliamo di te. I miei ragazzi e i miei ragazzi della stella arancione, mi date una carta su dove stanno, per favore? Eccola. Ah, stiamo tagliando il grande karma. Ok, allora abbiamo la carta numero 17, che è proprio le parche. Dove stai? Stai nel karma generazionale, familiare, in cui ti appresti a tagliare tutto ciò che fa parte di un passato di generazioni intere, ok? Cioè stai proprio passando anche tu dalla terza alla quinta dimensione, il grande risveglio si sta manifestando all'interno di te, stai chiudendo proprio un karma generazionale, epocale, veramente di portata veramente epocale. Cioè un grande risveglio sta avvenendo dentro di te e questo ti appresterai da qui a poco, ma già lo senti dentro di te, un passaggio energetico di luce che ti parla proprio dell'avvenuto risveglio all'interno di te. Ti trovi qua. Ok, mo vediamo, Vediamo dove ti sta portando. Una benedizione questa carta quando esce come prima carta, proprio perché stai tagliando il karma e se non lo sapevi, sappilo. Tutto ciò che era inerente a delle limitazioni, tutto ciò che era inerente a, come dire, una sorta di
limite al tuo potere era perché la tua anima aveva richiesto quelle esperienze karmiche per forgiare le armi del tuo spirito e farti sentire degna o degno di quel potere che arde dentro di te nella manifestazione della migliore versione di te stessa e di te stesso. Vediamo, allora. Qua, poi è il momento storico in cui c'è questo taglio di karma, Ok, allora. È proprio il karma della terza dimensione. In quinta dimensione non c'è più karma, cioè il karma si crea sempre, ma è un karma inerente, più luminoso, ok? Poi faremo un video su questo comunque. Vediamo. Successo. Completamento. Wow, mamma mia, che brividi ragazze, che vi ho detto. Ragazze mie, tu ti appresti ad avere un completamento totale, abbiamo la fonte, Dio che interviene a farti manifestare il potenziale massimo di te stessa. Grandi riconoscimenti sul piano pubblico, grandi riconoscimenti verso te stessa, sul lavoro che hai fatto. Qua abbiamo la carta 21 del mondo, tu hai vissuto tutti i cicli degli arcani maggiori, dal matto, dallo 0 al 21. Ciò vuol dire che hai integrato la sofferenza, la penuria, la limitazione, tutto ciò che era inerente a quello che ti ha bloccato, ti ha fatto soffrire. Quella sofferenza era funzionale, come dico sempre, il dolore è funzionale alla trasmutazione alchemica del nostro essere. Senza dolore non c'è evoluzione su questo piano di esistenza della 3D. Quinta D sarà una cosa diversa, non ci sarà più dolore, necessario la trasmutazione, ma le persone si evolveranno non più nell'alchimia inferior, ma nell'alchimia superior. Questo l'ho spiegato nel mio video sulle fiamme gemelle. Quindi non ci si evolverà più attraverso un brutto incidente di percorso, ma ci si evolverà alla stregua di un tramonto, ok? Così sarà la quinta dimensione. Adesso, dove stai andando? Hai lavorato benissimo, ti dico che ci saranno tanti riconoscimenti nel lavoro, anche laddove nel lavoro tu ti sentivi bloccata, qua si sblocca tutto proprio perché era inerente a farti affilare le armi dello spirito. In amore stessa cosa ragazze mie, a livello proprio emotivo, stessa cosa, perché ti sgorga da dentro una passione dirompente di creatività, lo spirito proprio della creatività. Noi siamo tutti esseri creatori, non significa essere dei pittori, dei cantanti, dei musicisti per essere creativi. Tutto l'essere umano è un creatore, fa figli e crea, cioè per dire, no? Quindi al di là dei figli, quello che vi voglio dire, stai per scoprire il tuo successo grazie al lavoro fatto, un completamento e una fonte, che significa proprio è Dio che interviene a farti manifestare qualsiasi cosa tu abbia sempre auspicato per il massimo bene superiore tuo. Tutti gli ambiti ragazze mie, Wow, che stesa già. Ok, adesso ci mettiamo queste, voglio vedere a che corrisponde il chakra di riferimento all'integrazione di queste parti. Mi dite quale chakra hanno integrato totalmente le mie ragazze e i miei ragazzi con le parche? Mi dite quale chakra hanno integrato? Su cui devo puntare l'attenzione. Quale chakra hanno integrato che le porta questo successo in tutti gli ambiti? Quale chakra hanno integrato? E su cui dobbiamo puntare l'attenzione affinché si stabilizzi tale integrazione. Quale chakra? Vediamo. Beh, ragazze, mo ho parlato di creatività e mi esce il secondo chakra che è proprio la creatività, la sensualità, la creatività, la passione, ok? Qua cioè la carta numero 26 ci dice beatitudine istintiva, secondo chakra. A che cosa è legato il secondo chakra? Alla bellezza di essere se stesse, nude così come sia, una sorta di donna selvaggia, no? Una sorta di, questa è Selena in toro, magari molti di voi sono toro, ma Selena chi è? Il lato in luce di Lilith. Cioè tu, grazie al fatto che tu adesso hai un equilibrio con i tuoi istinti, con le tue emozioni, i tuoi sentimenti, magari il secondo chakra era bloccato qui, cioè ti ha impedito la creatività, la creazione di qualcosa di bello, ok? Qua per chi volesse dei figli, magari anche, qua era bloccata questa cosa perché dovevi integrare l'espressione di te. Mi arriva anche questa cosa e non ci sono arrivati fino adesso, ma c'è questa possibilità adesso perché Dio interviene perché ha integrato il secondo chakra. Allora ti parlo di questo secondo chakra. Il secondo chakra parla della pace con se stessi e con i propri istinti, ok? Il chakra legato è il centro delle emozioni, della creatività e del piacere totale. È il centro alto degli istinti,
dove gli istinti si modulano con i sentimenti. Cioè, fare l'amore e non il sesso in sé, ok? Mi spiego? Questo in tutti gli ambiti, a livello proprio archetipico. Cioè, l'atto sessuale diventa proprio un'armonia istinto e cuore, istinto e sentimenti, cioè il godere pienamente della propria nudità, del proprio essere selvaggia, la bellezza della natura umana. È proprio il controllo armonico delle emozioni associato alla spontaneità e al piacere fisico, alla gioia, all'appagamento, in tutte le sfaccettature. Cioè, questo è il chakra corrispondente al godimento puro. E cos'è godere? Non è l'attività sessuale il godere, no? È il godere, l'attività sessuale unita al pieno appagamento dell'essere, quindi l'armonia dell'essere umano, del piacere legato all'amore, ok? Hai potuto avere questo chakra bloccato perché abbiamo le parche. Quindi che cosa vuol dire il secondo chakra bloccato? Vuol dire che quando a volte noi perdiamo il controllo con le nostre emozioni, no? E diventiamo o eccessivamente schiavi della rabbia e dell'istinto. Possiamo alternare momenti di euforia ad attimi di profonda apatia, ok? Quindi questo squilibrio porta, cioè tu hai potuto vivere questo squilibrio che non ti ha dato la capacità di fare cosa? Di creare qualsiasi cosa, ragazzi miei, da un figlio a quindi essere madre, o a creare un'opera, o a creare qualcosa di bello per la tua vita. Ok, scusatemi. A creare qualcosa di bello per la tua vita, è proprio l'istintualità, la parte creativa, a essere spontanee, a non vergognarsi della propria spontaneità. È quello che dovevi integrare, ok? Ok. Adesso ci andiamo a mettere, vediamo un po', qui, mo ci facciamo la celtica. Dove stanno? Ecco, tu stai riprendendo? Sì. Allora, ci facciamo una bella celtica. Quindi dove stai andando? Stai andando a sbloccare la tua spontaneità, i tuoi istinti, la bellezza di sentirti, di camminare nuda per casa. Anche questo è un altro aspetto di quando il secondo chakra è bloccato, Cioè, sembra una cosa da poco, ma non è così. Camminare nuda, sentirsi bene col proprio corpo, al di là di quello che il tuo specchio ti rimanda, perché il tuo specchio ti rimanda sempre te stessa, parti inconsce di te. Godere del proprio corpo, sentirsi bella nel proprio corpo, questo sta integrando, ok? E vediamo che cosa porta questo. Allora, quindi intanto abbiamo visto che abbiamo una carta di apertura pazzesca con la fonte, quindi in tutti gli ambiti, ragazze mie, lavoro, amore, tutto. Ok, vediamo che cosa ci dicono i tarocchi. Per le mie ragazze e i miei ragazzi della stella. Poi ragazzi miei, scusate, avete scelto stella arancione. Ok, l'arancione è il colore del secondo chakra. Che te lo dico a fare? Ok, vabbè. Allora, vediamo. Per ragazzi, se avete una pietra, la corniola, che è tra il rosso e l'arancione, la corniola, ok? La corniola è una pietra che stimola questa apertura e suggella l'avvenuta integrazione di tale apertura. Vi consiglio di tenerla tra le mani, la corniola, ok? E fare 10 minuti di meditazione, come ho spiegato anche nella stesa precedente rispetto a un altro chakra. Se avevate attrazione anche per l'altro, la prima variante vi consiglio di guardarla perché può essere attinente. Prendere questa pietra, inspirare 3 volte dal naso, espirare dalla bocca, mandare l'aria nella pancia, stare 10 minuti in questo stato meditativo, visualizzare una luce arancione. Questa luce arancione la visualizzate all'altezza tra un po' 3 centimetri sotto il vostro ombelico, proprio altezza ovaie, no? Per gli uomini l'altezza ovviamente è 3 centimetri sotto l'ombelico. Visualizzate sempre questa luce per 10 minuti, poi fate di nuovo 3 respiri profondi e aprite gli occhi. Scusatemi, nel momento in cui visualizzate la luce sul secondo chakra, questa luce arancione deve espandersi in tutto il corpo e uscire fuori di voi, sentendovi tutte pregne di questa luce arancione. Ok? Poi fate 3 respiri e aprite gli occhi. Ok? Ok, allora adesso andiamo per le mie ragazze e i miei ragazzi della stella arancione. Facciamo una bella croce celtica.
cosa mi parla questa chiusura di karma delle parti del secondo chakra inerente alla creatività, la manifestazione della fonte, questo successo, ok, questo successo, di cosa mi parla? Mettiamo qua, vediamo. Allora, vediamo a che punto partiamo. Partiamo da un re di spade, il Papa, ok? Qua vi apprestate, ragazzi miei, a integrare una lezione spirituale potentissima che ha a che fare con le parche, l'integrazione, che voi siete proprio il ponte tra di qua e di là, ok? E infatti il mondo, 3 di bastoni, asso di bastoni, 7 di coppe, 10 di coppe, re di denari, 10 di denari. Ragazze, allora vi faccio già quello che mi arriva subito alla testa. Ci sono 2 persone nella vostra vita? Ci sono 2 persone nella vostra vita. E la sfida che mi viene subito per molte di voi è quella di lasciare il matrimonio. Cioè, vi spiego subito, perché siete state legate a una persona, una storia, un matrimonio per tanto tempo, perché così voleva la vostra anima, ok? Adesso questo matrimonio si è concluso, ragazze, ok? Si è concluso e già vi dico una cosa, che tutto dipende da voi, va bene? Qua dovete fare la grande scelta che vi fa capire quanto vi siete volute di andare oltre il bisogno di avere questo matrimonio, perché c'è un'altra persona che è arrivata nella vostra vita, nel passato, che vi ha riacceso la passione. Guarda ragazzi, è più chiara di questa stesa, magari sarà valida per 5-6 di voi, però è proprio un messaggio che vi deve arrivare. Allora, voi non dovete avere confusione. La confusione, allora, sai perché? Qua c'è un 10 di coppe, cioè significa come tu devi agire in conformità di questo momento. E su cosa significa il taglio del karma? Devi agire tu per libero arbitrio. Qua abbiamo un 2 di spade alla fine della celtica. Ciò vuol dire guardarti dentro affinché tu faccia la scelta giusta nel tuo inconscio, che è quella di agire in conformità di cosa? Della tua vera felicità. 10 di coppe, ok? Tu vuoi metterti alle spalle il passato, stai guardando avanti, che ti arrivi la nave qui, ok? La nave è già arrivata, la nave sei tu, ok? Qua mi arriva già questa cosa fortissima. Qua c'è una persona importante, la tua sfida è quella del Papa, che mi dice il matrimonio. Allo stesso tempo con il matrimonio, perché abbiamo anche un re di denari qui nel tuo intorno, no? Tu vuoi mantenere la stabilità con tutte le circostanze, beh, tu lo fai, devi superare una sfida che è quella di sentirti potente finalmente per poter agire in conformità della tua vera felicità. Non a caso abbiamo secondo chakra qui, qua c'è un asso di bastoni recente passato, una persona ti ha riacceso la passione, ok? Abbiamo un completamento qua sotto il mondo, si chiude un ciclo, ti appresti a guardare avanti. Allora qui, anche da questa persona qui, ok? Questa persona, quella persona che tu sai che mi sta avendo a dire, tu hai incontrato una persona veramente determinata a volerti riaccendere la passione, e dall'esterno c'è un marito o una moglie, se sei uomo, per cui tu devi fare la scelta, ok? Devi fare la grande scelta. Vedi che la celtica finisce con una carta evolutiva, mi viene a dire, c'è un 2 di spade, cioè vuol dire che la scelta dipende da te. Qua nel prossimo futuro tu devi fare la scelta del 7 di coppe, scelta, scelta, non devi andare in confusione, Qua puoi andare in confusione. Può andare in confusione, perché può andare in confusione? Perché ci sono le parche qui che sono ancora sopra di te. Allora ti dico già una cosa, la celtica già ci dice come devi agire, in conformità della felicità. Il 10 di coppe, la bellezza, l'abbondanza, la felicità. Se tu hai delle remore, delle paure relative a tuo marito o la relazione che si è chiusa, che però ci stai ancora insieme, ok? Sappi che tu, agendo in conformità del tuo massimo bene, va a beneficio anche degli altri, anche se magari non lo vedi subito, perché hai paura di questa cosa,
va bene? Quindi, come fai la scelta migliore del 7 di coppe, agendo in conformità del 10 di coppe. Ragazze, se ci sono dei bambini, ok, tu devi portare l'esempio che la madre o il padre, se sei uomo, agisce in conformità della vera felicità, perché anche se ci sono dei bambini, i bambini hanno bisogno dell'amore del padre e della madre, al di là se stanno insieme o meno. Esperienza personale, ok? Cioè il nuovo mondo ci vuole liberi da preconcetti, da sovrastruttura. Il bambino deve sentirsi amato al di là, famiglie unite va benissimo, famiglie allargate va benissimo, ok? Ok, allora, questo è il primo scenario, quindi dove stai andando magari vale per alcune di voi, ma è la prima cosa che mi è arrivata nella testa. Allora, che cos'altro vogliamo dire qui? Allora, ragazze mie, qua sull'amore è questo che mi arriva perché abbiamo due re. E quindi questo mi arriva lampante, ragazze, proprio lampante su questa cosa qui, eh. Allora, vediamo se riusciamo a canalizzare qualcos'altro. Allora, questa fonte di cui abbiamo qui. Allora, tu vuoi agire essendo determinata in funzione di, come ti dico già, come dire, hai paura, ok? Per alcune, hai paura di creare una relazione seria. Guarda che ti dico. Hai paura di creare una relazione seria. E ti dico che questo è qualcosa che ti veniva dal passato, perché è come se avevi paura di impegnarti, di perdere una libertà, di perdere qualcosa, ragazzi. Ora andiamo a chiarire questo sui bastoni. Hai paura di impegnarti, la tua sfida è proprio quella di impegnarti. Impegnarti in cosa? Impegnarti a godere della vera felicità. Qua mi arriva che dall'esterno c'è una persona che vuole un impegno con te e non vuole qualcosa di soltanto di amore e di passione, ok? Se queste due persone, se queste due carte sono una persona sola, ok? Quindi questa persona vuole con te e questo dipende da te, che faccio, che non faccio, che perché hai paura di creare una famiglia. Speranza o paura sezione. Allora, che cosa ti dico? Che questa paura è finita, perché c'è un completamento, magari ci sono stati genitori separati e quindi avevi paura della creazione di una famiglia, avevi paura di questo tipo qua e puoi andare in confusione, però dall'esterno c'è una persona che invece vuole manifestarti qualcosa di importante. Hai paura di lasciarti andare, sappi che tutto questo è finito, quindi dove stai andando tu in questa specifica situazione di cui ti ho parlato, stai andando alla manifestazione di un impegno. Ok? Stai per andare a impegnarti per la prima volta, perché prima non l'hai fatto. Questo per alcune di voi, sto facendo vari scenari, ragazze mie. Allora, cos'altro ti voglio dire? Ti voglio dire che rispetto al lavoro, ok? Tu hai avuto, allora, è possibile che alcuni di voi hanno chiuso un posto di lavoro, hanno chiuso un ciclo di lavoro, qualsiasi cosa che è inerente a qualcosa che è inerente alla vostra creatività. Vi è venuta un'idea geniale, oppure avete voluto andare avanti per la vostra strada. È come se mettendovi alle spalle il passato. Avete paura allo stesso tempo di fare una scelta sbagliata. Allora già vi dico una cosa, che dall'esterno ci avete la protezione necessaria affinché voi possiate, sia dall'esterno che i vostri angeli, o comunque sia anche persone che si mettono nei vostri confronti ad aiutarvi, ok? Perché qui voi anche nel lavoro avete avuto un'idea geniale, qualcosa di geniale, siete determinati in questo e allo stesso tempo avete paura della stabilità, perché allo stesso tempo è la vostra stessa speranza. Allora qui che cosa vi dico a livello lavorativo? Dovete sentirvi meritevoli di qualcosa che finalmente è alla vostra portata, perché il fatto di non sentirvi meritevoli è stato dovuto da un karma affinché voi sviluppaste un'autostima, affinché voi sviluppaste l'autostima di quanto siete potenti e creativi e di quanto il mondo ha bisogno della vostra presenza. Con la vostra arte, anche se fate i conti, va bene comunque la vostra arte e la vostra essenza, ok? Anche sul lavoro mi dicono di agire in conformità di una spinta emotiva.
cioè agire in conformità di ciò che emotivamente vi fa stare bene, vi fa rimanere creativi e ricettivi. Ragazze mie, ragazzi miei, qua abbiamo un 2 di spade a chiusura della Celtica. Questo vuol dire che vi si può presentare una persona che vi aiuta anche a livello lavorativo e voi vi chiudete, ok? Perché avete paura del Papa, cioè di un impegno anche a livello lavorativo. Quindi io vi dico una cosa. Allora, il 2 di spade, c'è una donna con la benda, con la spada, e dietro c'è il mare con la luna, l'inconscio. Allora voi dovete agire di intuito. Dovete agire di intuito e seguire la strada del vostro intuito, perché avete chiuso il karma legato alla penuria. Ok? Ok. Ora ci andiamo a mettere. Vediamo un po'. Allora, mi dite di cosa parla questo re di denari? Questo re di denari? Qua parliamo d'amore, ragazze. Ok. E 9 di coppe. Ragazze, qua fuori c'è una persona che vi ama. Allora, per alcune di voi che appartengono a una delle prime cose che ho detto, alle seconde, allora qua fuori c'è una persona che vi ama e che è tutto intenzionato, e il suo massimo desiderio è quello di creare un rapporto con voi, di felicità, di... ok? Io qua vi vedo chiuse. Allora qua voi dovete superare la sfida di prendervi l'impegno di questa relazione, perché anche voi lo volete, però questa è per voi la prima volta, ecco, avete paura di questa cosa qua. È legata al vostro secondo chakra, ragazze mie, cioè l'amore può convivere con la sessualità, gli istinti, la passione. Questa carta ti dice, numero 26, ti diceva beatitudine istintiva. Tu stai così, questo stai... Ah, aspetta, in caso non mi stai riprendendo, scusa, aspetta. Così stai. Beatitudine istintiva, spogliati di vecchie strutture, manifesta la tua spontaneità. Qua abbiamo il toro. Ciò vuol dire la costruzione, il benessere dominato da Venere. Ok? Qua c'è una persona, magari è del segno del toro pure questa persona qui. O Vergine o Capricorno, segni di terra. Ok? Allora, fatemi capire qui. Su 10 di denari, per favore. Una carta sul 10 di denari. Una carta sul 10 di denari, per favore. Una carta sul 10 di denari, per favore. Sì, ragazzi, qua avete paura, però allo stesso tempo è la vostra speranza della nuova opportunità d'amore che questa persona vi ha dato, ok? È la stessa vostra speranza, però, e avete paura anche di quella, perché pensate di non meritarvi. E mi raccomando, la meditazione sul secondo chakra, ragazze, ok? Qua voi avete paura anche del risveglio spirituale. Il risveglio spirituale vi porta a sentirvi bene nella vostra istintualità, è questo a cui state andando, che il karma vi ha fatto lavorare su quello fino a questo momento, ok? Fatemi capire qua un attimo. E sul lavoro avete anche paura di una nuova opportunità lavorativa che vi appaga anche a livello emotivo e allo stesso tempo la vostra speranza. Ricordatevi il secondo chakra, ricordatevi l'impegno. Qua in amore o lavoro avete paura dell'impegno. Se c'è un'altra persona che si... Allora, un'altra accezione è questa. L'altra persona che si doveva separare, ok? E non voi. L'altra accezione può essere questa. E questo vi può portare ad attendere che questa persona si impegni con voi. Questa persona lo sta facendo, anche se tu non lo vedi adesso. Allora, questa persona però sceglierà in conformità della propria felicità, che sei tu che guardi, questo vale solo per alcune, e poi ci sarà la necessità di confrontarvi, perché se tu hai proiettato una persona che aveva paura di impegnarsi in una nuova relazione, significa che tu avevi paura di impegnarti nella relazione, ok? E equivale al secondo chakra, la bellezza istintuale, istintiva di goderti per quello che sei, di riconoscere la bellezza che sei e di meritare quello che ti arriva, ok? Fatemi capire un attimo sulla... anzi, mettiamoci queste. Dove stanno? Eccole. Una carta su questo 7 di coppe. Una scelta. Guarda, allora, qua gli amanti. Allora,
la strada migliore affinché tu possa sperimentare l'amore incondizionato e tu ti prenda la responsabilità di questo amore incondizionato, anche se lui è impegnato, perché tu stai proiettando fuori una persona impegnata, ok? Perché sei tu che non ti vuoi impegnare, perché la sfida è il Papa. Le carte ci servono proprio a capire qual è il meccanismo che accade a livello subconscio e animico per farti evolvere. Quindi se tu ti prendi la responsabilità del vero impegno con questa persona, allora non c'è confusione, guardati dentro, ti dice qua, perché questa persona fuori è intenzionata a darti questo, anche se è impegnata, ok? Le carte ci servono a svelare la cosa qual è. Ok, adesso anche se tu, c'è questa persona, adesso è fredda e tu stai aspettando l'attesa, eccetera, ok, dall'esterno questa persona è intenzionata a darti l'opportunità d'amore, anche se ha un po' paura, per manifestare l'amore incondizionato che vuole con te, che stai guardando. Se tu mi potresti dire sì, ma lui non si fa sentire, eccetera, l'energia di questa persona è questa. E il problema è la tua sfida di superare, di andare oltre, di guardare il fatto che affinché questa persona si sblocchi, la manifestazione tua riguarda la voglia di impegnarti seriamente in una relazione e quindi manifesti fuori una persona che è impegnata, ossia che ti porta a te a livello inconscio a lavorare sulla necessità di prenderti tu la responsabilità di un grande amore, cosa che magari non hai fatto perché hai proiettato all'esterno una persona che è impegnata. Ok? E trovare l'alibi, no, lui non vuole. Non è così, ragazzi, manifestiamo sempre quello che siamo dentro noi, le nostre ombre più profonde. Ora, siccome la sfida qui, il Papa, non è soltanto quella dell'impegno, ma anche quella di aver acquisito la lezione del karma spirituale, e qual era la lezione del karma? Era prima di tutto funzionale all'integrazione del secondo chakra, ossia godere pienamente della bellezza del tuo essere, nuda così come sei. Questo proprio a livello simbolico e archetipico. Questa persona te l'ha messa in moto questa attivazione qui. E quindi questa attivazione qui ti fa prendere coscienza di questo risveglio spirituale e dell'avvenuta integrazione del karma. Io ti dico già che tu hai successo con queste tre carte qui, noi stiamo analizzando tutto. E il successo dipende da te, di guardare effettivamente che tu puoi e tu ti senti meritevole di un impegno importante perché ce la fai. Ok? Allora, di cosa mi parla quel 2 di spade, per favore? Eredità, 5 di cuori, eredità. Allora, o stai aspettando un'eredità, perché qua nel sentirti meritevole di questa cosa ti arriva questa eredità. Questa è anche la proposta di matrimonio, questo 5 di cuori, ok? Ok, tu di intuito la sai questa cosa e soprattutto le carte mi gironzolano ancora intorno nel dirmi che qui la sfida era quella del sentire l'avvenuta integrazione del karma, ossia della lezione spirituale che riguardava la presa di coscienza che tu puoi impegnarti, tu sei un essere sacro, tu sei qualcosa di meraviglioso, i tuoi istinti, la tua bellezza, non ci sono paragoni rispetto a te, non si fanno paragoni, ognuno è perfetto nella sua totalità. E quindi dove stai e dove stai andando? Stai andando nella manifestazione della tua essenza e nella riuscita di una relazione d'amore straordinaria. Ora, sul lavoro già l'abbiamo detto, no? Cioè, qua magari ti arriva anche un'eredità però, e tu la senti questa cosa rispetto o una causa vinta rispetto a un divorzio, non lo so, è inerente a questo, ragazze. Quindi dove stai andando, pieno successo di questo, però tu devi accettare l'integrazione spirituale, tu devi accettare che quello che ti è arrivato fino adesso era funzionale a farti forgiare le armi del tuo spirito, che erano in connessione con la tua creatività. Accettando questo arriva questa eredità qui, o sul lavoro o in qualsiasi altro ambito, ok? Ok, adesso dipende da te, perché la celtica mi finisce con un 2 di spade. Se mi fosse uscito una carta di apertura, tu più di tanto l'attenzione dovevi darla, però le cose scorrendo sarebbero andate a buon fine lo stesso. Qua mi dice che entra in gioco proprio il tuo libero arbitrio con il tuo 2 di spade per cambiare la situazione, affinché tu abbia sia un'eredità, il successo, questo amore, eccetera. Devi agire tu in conformità di cosa? Ce lo dice la celtica, un 10 di coppe, devi anelare la tua vera felicità, il tuo godimento a pagamento emotivo, che era inerente anche a un appagamento fisico, ok?
Ok, adesso ci mettiamo la porta che si apre. Vabbè, nel lavoro arriva qualcosa di straordinario perché abbiamo la fonte, no? Chiusura, l'abbiamo già detto. Allora, cosa arriva per le mie ragazze, per favore? La porta che si apre qual è? I miei ragazzi. La porta della prigione, ragazze mie. Qua dovete uscire fuori da sta roba qua. Mi confermano che molte di voi sono impegnate, hanno trovato un'altra persona e non sanno cosa fare. Allora tu devi prendere la responsabilità della tua felicità. È chiaro, no? La porta della prigione, qua si apre tutto ciò che ti teneva imprigionata. Perché te lo dice anche la fonte, la prima frase di apertura. E dove vanno le mie ragazze? La porta della luna, ragazze mie, questo corrisponde al divino femminile. Tu sei la donna di sogni di una persona specifica a cui stai pensando, eh. La porta della luna, il divino femminile, il sentire si apre. Bellissimo. Allora, datemi un'altra carta di come devono agire le mie ragazze, per favore, in conformità di questa liberazione di parte. Tu sei la donna dei sogni della persona a cui stai pensando, eh. È chiaro, sia che sia impegnato, impegnato, tu impegnato, è chiaro, no? Tu sei il divino femminile, ok? E questa carta, anche a livello lavorativo, significa che tu sei la guida, l'ispirazione per tutti coloro che ti seguiranno nel lavoro, ok? Il corvo, ragazze mie, dovete dire la verità, dovete parlare di verità. Come agire in conformità di tutto questo, sia in amore che in lavoro? Parlate di verità. Arcano 13, la morte. Chiudete questo caspita del passato perché è finito, ok? La verità sopra ogni cosa vi renderà libere, libere. È chiaro, no? Wow, che viaggio, ragazze mie, guarda, io veramente... Ragazze mie, tu stai prendendo, sì. Io spero veramente di essere arrivata laddove dovevo arrivare, perché è una stesa meravigliosa dove c'è un grande karma qui che si chiude. Vediamo sull'amore. Lascia andare il bisogno di controllo, qualsiasi sia la situazione. Permetti a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Se non vedi, ma qua c'è una persona, vedi? E tu non la vedi, ok? Tu intuito lo sai, lascia andare sto controllo che viene dalla paura di non esserne all'altezza delle parche del passato. Giocosità, cioè si leggera, gli angeli, qua ci sono due angeli, gli angeli prendono tutto con leggerezza e sanno volare, perché sono leggeri, ok? E più serio di un angelo non c'è nessuno. Sii un angelo, sii beata, lascia andare sto controllo, ok? Ok, ragazze mie, dove state? Dove state andando? Grande maestria, fate sto salto per favore, siete la donna dei sogni in tutti gli ambiti, il divino femminile, tagliamo ste catene, liberiamo la nostra sensualità, creatività, nude o nudo e selvaggia nella propria istintualità, ok? Ragazze mie, spero di esservi stata utile, vi abbraccio dal profondo dell'anima, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la stella verde, la mettiamo qua e vediamo subito dove state, parliamo di te, dove stai, dove stai andando. Chiediamo il supporto ai 72 angeli e maestri ascesi per favore per le mie ragazze e i miei ragazzi della stella verde. Dove stanno? Parliamo un po' di te. Vediamo di te, dove stai andando, cosa devi fare per auspicare al tuo massimo bene superiore. Vediamo, datemi una carta, dove stanno le mie ragazze? I miei ragazzi della stella verde. Dove partiamo? Eccola. Vediamo. State facendo pulizia, ragazza. Qua è la carta 21, si è chiuso un ciclo, state tagliando con quello che non vi serve, state facendo un grosso lavoro di pulizia dentro e fuori di voi, state anche valutando le circostanze che non vi vanno più bene, perché avete avuto un grande discernimento tra ciò che vi piace, ciò che fa bene per voi, ciò che non va bene per voi, quindi vi trovate un momento di pulizia totale e anche a livello globale, no? Si sta verificando la pulizia totale, perché abbiamo, questa mi viene in mente la carta numero 21, come l'arcano mondo dei tarocchi, che abbiamo fatto tutto il percorso degli arcani affinché potessimo raggiungere
una completezza rispetto a tutte le sfaccettature della vita più profonde, tipo la mancanza, il sentirsi manchevoli di qualcosa, non meritevoli, la sfida, il superamento di se stessi. Ok, avete fatto adesso, si sta chiudendo praticamente un ciclo di una spirale importante per voi adesso. State facendo pulizia di tutti gli aspetti della vostra vita, anche a livello lavorativo. Questa cosa magari non mi va più bene, era inerente per me fino a questo momento, adesso non va più bene per me. Qua abbiamo un cervo, no? Le corna di un cervo sappiamo che rinascono, e quindi è come se rinasceste proprio a nuova vita, perché state facendo una pulizia. Adesso andiamo a vedere, quindi sia un momento di pulizia totale. Mi viene anche da pensare, con questa carta qui fate anche pulizia, come vi ho detto anche in altri video, con la pratica proprio di pulire fuori la casa, anche la casa, buttate le cose che non vi servono, i vestiti, fate proprio della pulizia, perché la pulizia che facciamo fuori a livello pratico nella 3D si fa inconsciamente anche all'interno, cioè andando praticamente, questa carta cosa consiglia anche di fare, no? Quando noi ci sbarazziamo di un oggetto che teniamo lì per tanto tempo, a cui magari siamo legati a livello emotivo, però non usiamo mai, sta lì, prende polvere, ok, sbarazzandosi di quell'oggetto, noi andiamo a tagliare un cordone energetico che ci tiene lì legate, e questo ci permette a livello anche di persone e circostanze di tagliare quelle circostanze che non fanno più per noi, e lo possiamo fare attraverso utilizzando proprio la pratica della pulizia in casa, ok? Ok. Vediamo un po' le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. State proprio limpiando per mettere nuovi mobili, nuove cose, una bella casa pulita dentro voi stessi, affinché possiate ospitare le nuove frequenze di questa splendida nuova energia che ci sta investendo tutti. Ok, adesso vediamo. E anche un'esortazione a continuare a farlo, o se non lo stavate facendo, un'esortazione a farlo per sbloccare delle dinamiche energetiche. Allora, vediamo, mettiamo qua così, si vede? Sì. Allora, comprensione, l'innocenza, wow ragazze mie, e che cos'è? Siete nuove. Siete nuove, rinnovate, state facendo un lavoro di pulizia interiore fortissimo, siete con l'innocenza, ci spiegano la saggezza dell'anziano, che è quella stessa saggezza che permette di vedere tutto il mondo con occhi nuovi, nonostante le esperienze dolorose del passato, le abbiamo trasmutate. Abbiamo capito che quelle esperienze del passato erano esperienze funzionali a farci riscoprire la bellezza della vita, a farci forgiare le armi dello spirito, le sole armi che possono farci aprire gli occhi e vedere la bellezza del creato così com'è. E quindi questa cosa arriva perché voi avete avuto e avete in questo momento una comprensione di quelle dinamiche. Questo è un paggio di coppie di Osho Zen, no? Avete avuto proprio un'apertura, una ventata di aria fresca, un'apertura spirituale, che vi porta a comprendere che l'altro non è diverso da voi e che puoi essere aiutata dagli altri, perché gli altri sono sulla tua stessa frequenza in questo momento. E quindi sei stata anche aiutata dal sentire la connessione con delle persone a te vicino, ad andare verso quelle persone e quelle circostanze che vibrano finalmente la tua frequenza e ti permettono di mantenere le frequenze alte, così da continuare a vedere la meraviglia del mondo che ti appresti a godere. Qua abbiamo una carta di intensità potentissima, ragazzi miei. Qua abbiamo l'intensità che è praticamente il tuo rinnovamento, quindi dove stai andando, ti appresti a essere nuova, totalmente nuova, grazie all'esperienza del passato che non rinneghi, anche le più dure, mica le rinneghi tu con questa carta, anzi hai capito che cosa sono quelle esperienze, hai capito le grandi leggi dell'universo, che tutto ciò che ci arriva è funzionale affinché noi facciamo un salto quantico, perché serve a forgiare le armi dello spirito, l'esperienza sulla realtà 3D, ci servono a forgiare, è la rampa di lancio verso la nostra ascensione e il ritorno all'uno. E qua abbiamo un'intensità tale, la capacità di manifestare qualcosa di veramente potente, per cui tu sei nuova, qualcosa per cui tu hai fatto pulizia energetica dentro e fuori, adesso ti appresti a manifestare qualcosa di potentissimo, quindi stai andando verso la manifestazione di qualcosa di concreto a cui ti appresterai completamente nuova. Bellissimo le mie ragazze e i miei ragazzi.
Vediamo a quale chakra corrisponde questa pulizia, questa consapevolezza, questa innocenza, questa intensità. A che chakra corrisponde di avvenuta integrazione? Eccola. Ah, il sé superiore. E qua abbiamo la carta numero 13 che ci parla del quinto chakra. Il sé superiore e il sé inferiore. Il sé inferiore e il sé... Scusami, il sé inferiore e il sé superiore. Tu stai ascoltando esattamente la voce del tuo sé superiore, della tua anima. E questo è anche 13, no? Come l'arcano morte, cioè la trasformazione che ti ha portato a sentire la voce dell'anima e andarci incontro senza mezzi termini. Il quinto chakra ha integrato. Adesso tu sei pronta ad esprimere creativamente chi sei in modo libero, non hai pregiudizi su di te né sugli altri. Il quinto chakra ti dice che tu hai finalmente accesso alle tue facoltà espressive, espressione creativa e diplomazia. È il chakra della comunicazione, la partecipazione alla collettività con serenità. Adesso sei libera di esprimere la tua essenza in tutte le sfaccettature che ti piacciono. Sei libera da preconcetti, non ti giudichi più e non giudichi gli altri, non hai pregiudizi su te stessa e sugli altri. Significa che questa cosa è avvenuta per questa pulizia qui. Ti spiego un attimo: quando il quinto chakra è in carenza o comunque sia in disequilibrio, in eccesso, è possibile che tu ti sia sentita in difetto nell'esprimere chi eri veramente, attraverso proprio le tue idee. Avevi paura di esprimere le tue idee. È come se fossi sfuggita anche alle interazioni con l'altro o anche alle interazioni sociali, no? A volte ti puoi essere sentita divorata dalla timidezza, non eri sicura delle tue capacità o talenti. Ok, questo è quando il quinto chakra è in carenza. Invece quando è in eccesso, che è sempre un disequilibrio, magari hai potuto avere delle espressioni di irrequietezza, oppure un'eccessiva autostima, oppure ti potevi mangiare le parole, oppure parlavi in modo impulsivo, oppure presa dall'orgoglio, da rabbia, fanatismo, senso di superiorità. Cioè questo è quando è squilibrato. Adesso tu sei in armonia, tu sei consapevole di chi sei e lo esprimi liberamente. Allora ti dico già che qua sul lavoro tu andrai a manifestare qualcosa di straordinario che è inerente al tuo sé superiore. Non hai più paura di esprimere chi sei, cosa vuoi fare, perché ascolti le direttive dell'anima. In passato tu avevi paura di esprimere queste cose, hai fatto l'esperienza della carenza del quinto chakra, in modo tale che tu potessi andare a forgiare le armi del tuo spirito inerenti alla manifestazione verbale, espressiva, creatività di chi eri veramente davanti agli altri. Gli altri sono sempre uno specchio di te. Magari ti sei sentita messa da parte perché avevi delle idee rivoluzionarie, o avevi delle idee che non erano conformi a quello che gli altri pensavano, ti volevano in un certo modo, tu ti sei conformata. Adesso hai fatto la comprensione che gli altri ti hanno rimandato quegli aspetti di te che non ti facevano sentire all'altezza di chi sei. Ok? In tutti gli ambiti, quindi dove stai e dove stai andando? Stai andando a manifestare il tuo quinto chakra, chi sei veramente, lavorativamente, a livello di espressione, con con un rinnovato senso di stupore e meraviglia per esserti scoperta così meravigliosa. Stai seguendo esattamente l'anima. Wow, ok ragazzi miei, è stupefacente anche questa stesa, bellissima. Noi ci facciamo una bella croce celtica adesso. Tu stai riprendendo? Sì. Ok, e comunque tutte le stese sono meravigliose queste tre, proprio l'energia che vige del rinnovato senso di scoperta della propria maestria, veramente bellissimo, bellissimo. Ok, allora vediamo un po', una bella croce celtica per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. Poi tra l'altro questo è anche aspetta che ecco, Venere in Sagittario, guardare l'oltre, anche il Venere è il piacere, no? Il sentire e la bellezza proiettato verso oltre, tutto ciò che è oltre il Sagittario, quindi anche agli studi di qualcosa di importante, degli studi esoterici, degli studi che vanno oltre, anche i viaggi, anche esplorazione è il Sagittario, in tutto il simbolismo, l'esplorazione all'oltre, altro da me, l'altro da me è talmente interessante da scoprire che io seguo le direttive della mia anima che mi fa scoprire l'altro da me in qualità proprio di mio maestro. Ok? Ok, adesso andiamo a vedere ancora la celtica per favore dei miei ragazzi della Stella Verde. Alla volta.
questo riconoscimento delle loro capacità proprio creative ed espressive. Vediamo un po', dove partiamo? Partiamo da una mancanza di autostima, e tu adesso ce l'hai, ok? Questo 5 di denari ci dice che la sensazione di essere lasciati fuori al freddo, di non essere compresi, di essere esclusi, ok? Questa era la sensazione su cui tu hai lavorato, te l'ho detto prima, dell'esserti sentita esclusa o non meritevole di te stessa, e riguardava l'autostima, le tue idee, quello che sei tu, di sentirti meritevole di questo. Partiamo da questo stato, anche da una perdita economica qui, ma adesso lo vediamo tutte. Torre, ok? Qua c'è stata la disidentificazione dell'ego, Qua tu devi uscire dalla stagnazione inerente alla mancanza di autostima, ok? Ora vediamo tutto, e infatti, ok, diavolo, infatti ruota, ok, 8 di denari, 9 di denari, mondo. Wow ragazze, qua vi apprestate ad avere un risveglio spirituale o un'opportunità d'amore senza mezzi termini, Qua voi avete tagliato le catene legate a tutto ciò che era inerente a controllo, possesso, ossessioni, dipendenze, e vi state approcciando a un cambio radicale della vostra vita, abbandonando le situazioni che emotivamente non viaggiano più alla vostra frequenza. O qualcuno se n'è andato e vi ha portato la rottura di una relazione, disastro, e voi siete chiamati a superare questo disastro, inerenti al fatto che quello che vi è potuto capitare fino in questo momento era qualcosa di karmico voluto dal destino affinché voi recuperaste la vostra autostima. Allora io vi dico già una cosa. Parliamo prima di tutto d'amore, poi andiamo a fare gli scenari. Allora qua voi siete nuove, siete completamente nuove. Adesso voi vi state apprestando, ci sarà un cambio radicale, o c'è una nuova persona in arrivo per voi, me lo confermano queste due carte, una persona legata a voi dal destino, che la conosciate o meno. Fatto sta che questa è una persona che arriva in modo equilibrato, in modo psicofisicamente equilibrato, magari è tornato anche singolo, se era una persona legata ad altre situazioni, oppure a me mi arriva che questa è una persona nuova, ragazze. Perché vi dico, c'è un 9 di denari qua, influenze esterne, che mi va a finire con un asso di coppe. Ciò vuol dire una persona che arriva per darvi l'abbondanza, la pienezza, sicura di se stessa, per darvi l'opportunità di questo nuovo inizio. Perché voi avete chiuso un ciclo karmico con una vecchia relazione, ok? Allora, qual è la carta consiglio rispetto all'amore? È un 8 di denari, ciò vuol dire che voi vi dovete adesso infuocare sulla vostra autostima, lavorare nella costruzione e ricostruzione di voi stesse, partendo dal presupposto che quello che avete vissuto in questo momento è stato funzionale a farvi capire quanto valete, di qualsiasi natura e portata sia la cosa. Aveva a che fare con il vostro quinto chakra. Ciò vuol dire che se una persona, c'è stato un abbandono, oppure c'è stata una terza persona, oppure qualsiasi cosa inerente al diavolo, un tradimento d'anima proprio, è inerente al fatto che tu hai proiettato questa cosa perché tu integrassi la guida divina che ti viene attraverso il quinto chakra, il tuo sé superiore, ascoltassi la tua guida divina. Aveva a che fare con il quinto chakra. Qualsiasi cosa è inerente al quinto chakra parla di facoltà espressive, comunicazione, essere libera di esprimere chi sei veramente in tutte le tue sfaccettature, che piaccia all'altro o non piaccia all'altro, specialmente se la tua vera essenza all'altro non piace e tu per paura la denigri e la ritieni in te stessa non mostrandola, l'altro ci lascia, proprio perché stiamo rinunciando a quell'aspetto di noi tanto importante che chiede udienza. Ok? Quindi il quinto chakra ti dice: la tua essenza in tutte le tue sfaccettature, in tutte quelle che ti piacciono, libera da preconcetti e pregiudizi. Se l'altro ti giudica all'esterno, poi c'è qua una sensazione di separazione, di caduta, eccetera, è perché l'altro sei tu, è una parte di te che a cui permetti di giudicarti, e invece tu adesso non ti giudichi più. Quindi ecco perché ti dico, se qua c'è stata la chiusura di una relazione, qua si appresta il cambio radicale perché tu hai imparato la lezione, ti fidi di te stessa con il 5 di denari che ci induce a è la carta dell'autostima, avere fiducia in se stessi, aver fiducia di non sentirsi esclusi,
perché tu adesso sei completamente nuova grazie all'innocenza e a quello che hai passato, ok? Quello che ti anima è guardare avanti verso nuovi orizzonti, ok? Qua tu hai potuto avere una relazione che si è distrutta, qualcosa che è crollato, oppure una scoperta, che hai avuto uno shock, qualche cosa che è andato a intaccare l'autostima, che ti ha fatto crollare. Era inerente all'integrazione di quello che abbiamo parlato del quinto chakra. E che cosa ti dico? Le carte come ti dicono qua di agire? Qua ti dicono di investire, di investire prima di tutto con l'otto di denari nella costruzione di te stessa, nel recupero del tuo valore e soprattutto qua mi puntano l'attenzione sul lavoro, anche se parliamo d'amore. Perché? Perché attraverso il lavoro, la produttività della materia, fare qualcosa che ci piace, noi recuperiamo quell'autostima funzionale anche a manifestarla nel rapporto di coppia, ok? E a non incombere più in queste dinamiche di diavolo-torre, ok? Qua dall'esterno abbiamo 9 di denari, questo vuol dire che tutto intorno a te parla della tua abbondanza, anche a livello lavorativo, economico, di quello che ti appresti a manifestare, un'abbondanza economica, gli altri ti vedono, chiunque, tutti gli altri, anche questa persona qui magari di cui stiamo parlando, ti vede nella tua abbondanza, ti vede nel tuo essere a livello psicofisico predisposta ad essere autonoma, a non aver bisogno di niente, di nessuno, ok? Qua abbiamo un ciclo che si chiude e un ciclo che si apre, il mondo che nelle tue speranze di chiudere questo ciclo. Qua ragazza mia ti appresti con l'asso di coppe ad avere un risveglio spirituale grazie al karma che si chiude, ok? E con tanta intensità vai a manifestare quello che questa chiusura di karma ti porta, che è l'espressione di te, delle tue sfaccettature che più ti piacciono, laddove prima ti sei preclusa, ok? Ora, quindi in amore per me sta arrivando qui, dove stai andando? Sta arrivando un nuovo amore, ragazzi miei, io ci vedo un nuovo amore, ok? Io ci vedo un nuovo amore, per alcune può essere una persona che tu già sai, o comunque sia, però non vedo che sia la persona per cui c'è stata la rottura, qua si appresta ad arrivare un nuovo amore. Oppure, ragazze mie, può essere una fiamma gemella e quindi ci può essere anche l'opportunità di avere a che fare con una fiamma gemella che ti ha creato questo dolore lo stesso, e questa persona, c'è un cambio di questa persona, mentre tu vai via a livello emotivo pur amando quella circostanza, un cambio che questa persona ritorna da solo se c'erano altre persone coinvolte, ok? E quindi qui ti appresti ad andare verso l'opportunità che questa persona ti offre per un nuovo inizio. Vale per alcune, ragazze mie, adattatela. Fatto sta che tutto convoglia in quel quinto chakra, libera di essere chi sei, libera di esprimere chi sei, il tuo intento, le tue parole, fatti guidare dal tuo sé superiore, laddove prima non sei stata compresa, perché tu ti sei creata quelle situazioni affinché tu potessi capire che quelle parti di te talmente profonde volevano essere ascoltate e manifestate, ok? Ora quindi ti appresti con grande intensità. Quindi se queste carte anche le ribaltiamo, questa persona, anche nell'amore, chiunque essa sia questa persona, arriva esprimendo tutta se stessa, col quinto chakra aperto, perché dall'esterno ti arriva l'esempio di come tu vai ad essere poi, no? L'esempio da seguire. Ti arriva una persona completamente aperta a livello linguistico, a livello verbale, manifesta chi è, senza mezzi termini, ti arriva questa persona con grande intensità e passione, e questa persona qui è libera da preconcetti e pregiudizi, non ci sarà giudizio da parte di questa persona, perché nemmeno tu c'hai giudizio su te stessa, ok? Questo se parliamo d'amore. Ora, se parliamo di lavoro, ragazze mie, io vi dico una cosa, che qua c'è stata una perdita lavorativa funzionale al vostro successo. Perché vi dico così? Qua voi avete potuto lasciare o un lavoro, essere lasciati fuori, eccetera, la vostra spinta, o comunque sia lasciare un lavoro, ok? Qua c'è uno scoppio, una torre, un diavolo, cioè ci parla tutto di una perdita legata da parte di un lavoro a cui tu avevi o una dipendenza, che in un caso o nell'altro da cui ti sei tolta da questa dipendenza, o c'è stato un licenziamento, o c'è stato un abbandono. Sappi che tu stai guardando verso nuovi lidi e ci saranno, tu
magari ci tenevi a questo lavoro o la situazione con cui sei ti porta ad abbandonare a livello proprio emotivo la situazione. Sappi che tu stai andando verso un cambio radicale della situazione di sconforto a livello lavorativo che ti ha portato questo dolore o malessere, va bene? Perché ti dico questo? È che qua c'è una ruota nel prossimo futuro, cioè tutto cambia in favore del fatto che tu hai voluto guardare avanti rispetto alla condizione di privazione o di perdita economica. La carta consiglio è l'otto di denari. Questo cosa vuol dire? Ti dice di infuocarti in quello che veramente ti piace. Non a caso abbiamo quinto chakra, libera espressione di quello che veramente ti piace seguendo il tuo sé superiore, la tua anima. Perché questo 8 di denari, visto che tu hai qua un cambio radicale, che puoi avere come l'intuizione che sei pronta a fare veramente quello per cui ti piace, ti dicono di impegnarti in qualcosa che veramente ti piace, e perché quella cosa che ti piace adesso lo puoi fare, sei nuova, hai ripulito, ti darà risultati a lungo termine. Ora, dall'esterno le circostanze sono favorevoli a te con questo 9 di denari. Abbiamo una sequenza, abbiamo un 8 e un 9. Il fatto che tu ti impegnerai in qualcosa che veramente ti dà risultati a lungo termine, te li porta questi risultati dall'esterno, ok? Ti farà stare nell'abbondanza, nell'autonomia, nella piena autonomia psicofisica, nella piena autonomia materiale, finanziaria. Perché? Perché tu ti appresti, grazie a questo lavoro che stai facendo, perché è il 9 di denari che mi influenza l'ultima carta della Celtica, ok? Grazie al fatto che tu, gli altri ti vedono come abbondante, prospera, piena, tu avrai un risveglio spirituale inerente al fatto che tu hai capito quanto vale la tua autostima attraverso l'opera che fai nel tuo lavoro, nella materia. Un risveglio spirituale. Oltre ad avere questo risveglio spirituale, tu avrai un'opportunità, lacrime di gioia a livello emotivo che parla dell'avvenuta manifestazione nel piano concreto di qualcosa che ti dà dei risultati grandi a livello finanziario ed economico, va bene? Quindi abbiamo fatto tutti, tu stai riprendendo, no? Sì, abbiamo fatto tutti gli scenari, ragazze mie. Ok, adesso io ci metto una carta su quell'otto di coppe, per favore. L'otto di coppe di cosa parla? L'otto di coppe di cosa parla? La tua sfida, ricordati, è quella di uscire dalla torre, da questa crisi emotiva che ci può essere, una crisi interiore, ok? Uscire da questo, come te lo consiglia la Celtica. Infuocati in ciò che ti piace a livello lavorativo, sia che parliamo d'amore, sia che parliamo proprio del lavoro di fatto, in quello che ti dà risultati a lungo termine, ok? Ok, questo 8 di coppe di cosa ci parla? 8 di coppe, mi date una specifica su questo 8 di coppe? Un 10 di spade, sì ragazzi, qua si chiude un ciclo dolorosissimo, inerente al fatto di una perdita, o lavoro o amore. Fante di coppe, sì, o per delle scuse che non sono arrivate, e quindi si è chiuso il ciclo di questa cosa qui, e sappiate che o il lavoro o nell'amore, dico, voi a livello razionale volete chiudere definitivamente questo ciclo karmico. Il subconscio è animato da un 3 di bastoni, cioè vuol dire voi volete guardare avanti, il vostro subconscio brulica nel mettervi alle spalle il passato, cioè fare dei piccoli passi verso l'autostima, verso voi stessa, ok? Datemi una carta su questa ruota della fortuna, per favore. Il primissimo futuro. Cioè mi si è girata da sola, caspita ragazzi. 100.000 me ne sono uscite, imperatore, fanti di denari, però le voglio ribattere perché, ok. La ruota della fortuna di cosa parla questo cambiamento, per favore? Questo cambiamento? Qua c'è un cavaliere di spade, ragazze. Qua c'è un cambiamento inerente a un chiarimento molto forte che arriva nella vostra vita, o voi sarete così lucide e logiche da andare a tagliare con ciò che non vi serve, con tanto impeto, con tanta passione e forza. Qua abbiamo un 4 di coppe, perché voi non volete essere più così insoddisfatte di guardare al passato, voi vi siete stanche, volete chiarezza, volete che la ruota giri di nuovo, perché vi siete stancate, una noia di attendere, di aspettare qualcosa che arrivi. Voi in questo caso riceverete delle comunicazioni in questo cavaliere di spade, o sarete voi a parlare, che portano un cambio totale di rotta. Abbiamo qua l'asso di denari, ragazze. Adesso ragazze, o voi siete andate a scoprire qualcosa, avete fatto chiarezza, lasciate una relazione, e quindi questo vi porta a stare di nuovo belle sulla piazza, diciamo, e vi porta un'opportunità d'amore straordinaria, ok? Perché qua ha a che fare con la comunicazione, o scoprite qualcosa che è inerente a una comunicazione, lampo, scoprite qualcosa di questa natura e quindi voi volete chiudere un ciclo, sappiate che arriva la benedizione per voi, che chiudete questa storia qua, questa situazione che
di scoppio di qualcosa, di crisi interiore, perché vi arriva la chiarezza dentro di voi e anche fuori di voi, o con un chiarimento, o la chiarezza la fate dentro e fate ripartire la ruota, ok? Ok, vogliono capire questo 9 denari di cosa mi parla? La forza, ragazzi, la forza di chiudere con il passato, la forza del cambiamento. Voi avrete dall'esterno, vi giungeranno tutte le situazioni intorno a voi, saranno situazioni che vi daranno la forza necessaria per tornare psicofisicamente integre e autonome. A livello lavorativo qua avrete un successo strepitoso, ve lo sto già dicendo, perché da una situazione così tutte queste carte meravigliose sul lavoro portano un'abbondanza stratosferica, ok? A livello d'amore voi avrete la forza di chiudere situazioni con il passato, avete un'opportunità d'amore qui, o un risveglio spirituale che parla anche di un'opportunità, un nuovo inizio d'amore con qualcuno di nuovo, o per alcune fiamme gemelle con la stessa persona. Badate bene a quelle cose tossiche che vi hanno tenuto legate prima, eh? Ok, io adesso ci metto queste, fa parlare, chiarimenti, ok? Mi dite di cosa parla questo ruota e cavaliere di spade? Ruota e cavaliere di spade? Guarda, ci sarà un chiarimento su tutto ciò che è malafede, ragazze mie. Qua ci sarà qualcuno che parlerà di cose o che voi avete scoperto, che vi hanno destato completamente nella solitudine, nel travaglio, eccetera. Chiarimenti, e questo chiarimento porterà alla luce tutto ciò che era in malafede. Chiarimenti sulla malafede. Affinché si abbia successo del 10 di cuori, successo in amore. Ok. Mi date una carta sull'8 di coppe, per favore? Il matto, sì, qua mi conferma che qualcuno se n'è andato anche all'improvviso, comunque sia che vi ha potuto questa cosa, indiscrezione, vedi, qualcuno se n'è andato all'improvviso senza darvi spiegazioni e forse avete avuto una crisi inerente a questo. Le spiegazioni stanno arrivando, ok? Le spiegazioni stanno arrivando, anche con tanta intensità. La torre di cosa parla? Sì, qua c'è una persona che vuole raggiungere degli obiettivi, qua abbiamo il Papa, anche degli obiettivi concreti, stabili. Allora, ragazze, fatemi capire una cosa. Mi date un'altra carta sull'8 di denari, per favore? Sì, qua abbiamo il mondo, tu ti devi approcciare a un nuovo mondo, ok? Chiudere questo ciclo karmico che non ti ha permesso di fare ciò in cui veramente credi, per cui sei predisposta sia nel lavoro che nell'amore. Infocati in quello che ti dà dei risultati a lungo termine. Anche se parliamo d'amore, tu ti devi infocare sul lavoro. Perché ti dico questo? Ti devi infocare sul lavoro per recuperare l'autostima qua, ok? Ok. Fatemi capire queste circostanze esterne, una carta sulle circostanze esterne, 9 di denari e forza. Tanta ambizione, ragazze mie, c'è tanta ambizione nel realizzare proprio una propria autonomia con tanta autorità pure, con tanta autorità. Allora, dove state andando, ragazze mie? State ripulendo, abbiamo già capito, qua vi apprestate, la stesa celtica finisce da Dio con l'asso di coppe, risveglio spirituale che parla di nuove opportunità d'amore in tutti gli ambiti che abbiamo descritto, o nel lavoro un'opportunità emotiva che vi farà proprio avere lacrime di gioia perché vi sentite e sperimenterete dall'esterno l'abbondanza sul piano lavorativo ed economico che parla della vostra vera essenza con il quinto chakra aperto. Ok? Vostra vera essenza, ciò in cui credete, quello per cui lottate, ok? Se parliamo di una fiamma gemella che qui arriva a parlarvi di un chiarimento in malafede, di cose che avete scoperto, di una crisi interna che può essere esterna, anche può essere stata dovuta a qualsiasi tipo di dinamica o perché se n'è andato in modo istintivo e irrequieto, ha destato molto dolore e poi volete chiudere questa cosa, qua arriveranno dei chiarimenti. Poi, sai che vi dico, sarete voi a decidere qui per una nuova opportunità di inizio, se è una persona giusta per me, se non è la persona giusta per me, ok? Avete voi il potere nelle mani, ok? Adesso ti metto una carta degli angeli del cuore per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. Angeli del cuore per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. Fattori religiosi, ragazzi, qua avete avuto credenze differenti.
Credenze differenti. Allora io mo ti dico una cosa. Rispetto ai fattori religiosi, che può essere nell'amore, c'è stata una rottura per credenze differenti, no? Ok. Allora tu puoi aver avuto una persona che ti ha fatto mettere in luce dei tuoi aspetti in ombra, profondi di te stessa, che ti hanno fatto vacillare le tue vere credenze quali erano. Ok? Sappi che qua abbiamo un quinto chakra legato, cioè vuol dire che tu adesso hai preso coscienza in questa relazione, sia che questa persona possa tornare a chiarirti, venire a parlarti oppure no, oppure che tu devi decidere adesso che cosa? Che quello in cui credi tu è giusto al di là se l'altra persona ti appoggia o meno, va bene? Perché qui c'è un quinto chakra che deve essere aperto e ti ho detto che quando è in squilibrio noi tendiamo a sfuggire l'interazione con l'altro, abbiamo timidezza, non siamo sicuri delle nostre capacità e talenti e quello in cui crediamo, ok? L'altra persona, l'altra persona e anche le circostanze della vita fino a questo momento ti hanno fatto mettere in luce le tue zone d'ombra che riguardavano l'espressione di te, le credenze che avevi di te stessa. Adesso ci credi quanto vali? La mia domanda è questa. E sei finalmente libera da preconcetti? Sei finalmente libera di esprimere la tua assenza in tutte le sfaccettature senza pregiudizi su di te e sugli altri? Ok, perché questo ti sta portando all'asso di coppia, ok? Poi, adesso andiamo a metterci una carta dell'apertura della porta per le mie ragazze e i miei ragazzi. Quale porta si apre grazie a tutto questo? L'integrazione del quinto chakra in questa circostanza. Quale porta si apre? Eccola volata. La porta dell'aria, ragazzi, che ha a che fare con la comunicazione anche con i segni d'aria. Si apre la porta della verità, della comunicazione. Si apre la porta anche nel lavoro. Questa carta è straordinaria. Tu avrai chiarezza nel lavoro, saprai esattamente cosa fare, senza proprio mezzi termini. Andrai dritta al tuo obiettivo, te l'ho anche detto qua. Se parliamo d'amore, tu sarai una spada, sarai talmente acquisito la saggezza, no? Ok. Quindi tu sarai talmente ferma nelle tue posizioni, in quello che senti, in quello che credi, che deciderai tu, parlerai chiaro, non ti lascerai scappare più niente per paura di non essere compresa o accettata, perché tu sei meravigliosa, meraviglioso così com'è. Si apre proprio la verità qui con questa porta, in tutti gli ambiti, ok? E vieni a scoprire anche delle verità importanti che le potrai gestire benissimo, va bene? Wow, che viaggio! Ti metto una carta consiglio dello sciamano per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. Il fuoco, sì, il fuoco che arde dentro te stessa. Lasciati bruciare dalla passione dell'amore che arde dentro di te per te stessa. Ti sei riconosciuta quale essere meraviglioso. Lascia che il fuoco delle tue parole siano trasmutative per te stessa e per gli altri. Abbiamo un'intensità qui, abbiamo un fuoco, sì, il fuoco della tua passione. Sii te stessa nel fuoco della passione della vita che arde dentro di te. Ok? Questo è il consiglio. Wow, ragazze mie, che stesa, che caldo mi avete fatto venire, come al solito mi fate emozionare. Guarda, ragazze mie, spero veramente di avervi portato un po' di intuito, di intuizione su questo. Io spero sempre di esservi utile. Siamo tutte unite a creare con il fuoco della nostra coscienza questa nuova età dell'oro. Esprimiamoci, facciamo valere il nostro sé superiore, perché è tempo che le maestre e i maestri si manifestino e irradino la loro frequenza. Ok? Ragazze mie, ragazzi, vi abbraccio dal profondo dell'anima. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.